Ciao a tutti e bentrovati di nuovo da Ivan. Prima di proseguire con il secondo episodio di questa storia, vorrei prendermi un paio di minuti per ringraziare tutti quelli che mi hanno contattato dopo aver ascoltato l'introduzione, il primo episodio, e vorrei ringraziare tutti senza distinzioni, da quelli che hanno fatto le loro critiche a quelli che mi hanno fatto i complimenti per come la cosa si sviluppa, per l'idea che ho avuto, per quanto siano stati coinvolti sia dalla storia che dall'idea. E quindi veramente grazie, perché comunque non mi aspettavo un seguito simile. Non so se sia tanto o poco, io sono completamente nuovo di tutto questo, però sappiate che il pensiero che avete avuto, che sia stato io a chiederlo o voi semplicemente di vostra spontanea volontà a contattarmi per dirmelo, è stato sicuramente ben accetto, e sono felicissimo di averlo avuto, e chiaramente ne farò tesoro, ne prenderò spunto per creare i prossimi episodi. A questo punto vorrei fare, come nelle migliori serie TV, un piccolo recap di quello che abbiamo percorso finora. Nell'episodio precedente, 1945, abbiamo un po' indagato o comunque abbiamo conosciuto, ecco, la vita di Maria, che è una ragazza che vive la sua gioventù. Come età siamo sui 28 anni. Vive la sua gioventù, come dicevo, nell'immediato dopoguerra. Non ha mai avuto rapporti con persone esterne alla sua famiglia, e tutto inizia nel momento in cui decide, dal nulla, per cercare una svolta della sua vita, o comunque un cambiamento che potesse portarla a qualcosa di diverso, di cercare di partecipare ad una selezione per una fiera, per un circo, per una manifestazione circense, per così dire, che si sta svolgendo a Roma in quel periodo. Viene quindi incuriosita da una locandina che trova affissa ad un muro tornando dal lavoro. Ci pensa molto, non dice nulla alla famiglia, ma dopo alcuni giorni di ripensamenti decide di provare, perché crede di poter essere la persona giusta in quel momento, perché comunque anche oggi sarebbe abbastanza fenomenale, in quanto era una donna alta 1,90 m, e sicuramente, appunto, per l'epoca, cioè, sarebbe oggi un fenomeno, per così dire, quindi immaginate per l'epoca. Si presenta a queste selezioni, dove incontra Enrico, ragazzo educato e discreto, che dopo diversi scambi di sguardi decide di avvicinarla. Nel frattempo, per entrambi la selezione alla quale partecipano non andrà bene. Ad ogni modo rimane qualcosa che per loro andrà bene, che è questa conoscenza, questo rapporto che si va a rendere più forte, no? Va ad intensificarsi per quello che riguarda sia le volte in cui si vedranno, sia ovviamente il sentimento. Detto questo, i due continuano a frequentarsi. Maria cercherà di organizzare la sua vita, che era appunto prima di tutto incentrata su famiglia e lavoro, in quanto ha una madre debilitata dalla malattia e comunque molto anziana, un fratello, Nicola, reduce. La mamma, non ho detto negli episodi precedenti, la mamma è Rina. Nicola, fratello più grande, reduce di guerra e nonché invalido, che non è in grado di badare a se stesso. Quindi da questo momento in poi, da quando Enrico subentra nella sua vita, Maria organizzerà la stessa in maniera tale che possa far fronte a tutti i suoi impegni, quindi lavoro come maschera nel cinema, sostentamento con i soldi che guadagna lavorando nel cinema, e anche come sarta della sua famiglia, nonché gli incontri un po' fatti di nascosto rispetto alla famiglia, perché comunque lei svelerà il tutto al fratello
più grande a Augusto solo nel momento in cui lui la incalzerà, le farà delle domande, perché da un certo punto in poi, probabilmente con anche un po' troppo ritardo, Augusto si renderà conto dell'atteggiamento diverso di Maria nei confronti della famiglia, seppur sempre costante e presente. Dopo più o meno un anno di frequentazioni, Enrico scompare senza dir più niente a nessuno. Lo cercheranno Maria molto intensamente, si farà aiutare dal fratello Augusto. L'unico riferimento che hanno per poter chiedere informazioni nel quartiere dove viveva Enrico, dove si sono incontrati il più delle volte con Maria, era l'unica fotografia che Maria aveva di Enrico, una piccola foto di Enrico con dedica a Maria sul retro. Purtroppo, nonostante gli sforzi, chiamando in causa ovviamente anche le forze dell'ordine, nessuno riesce a venire a capo di tutto questo. Purtroppo Maria è ancora più disperata in questo momento per il semplice, tra virgolette, motivo che avrebbe dovuto dire a questo punto ad Enrico che ha appena scoperto di essere incinta. Nella ricerca dello scomparso Enrico, a questo punto, Maria riesce a trovare incontra una persona non meglio definita, che le dice che Enrico improvvisamente è dovuto scappare improvvisamente indietro nella sua città natale, che Maria sa essere Venezia. Come dicevamo anche nell'episodio precedente, non abbiamo mai saputo effettivamente per quale ragione Enrico si trovasse a Roma. Se fosse stato solamente per il circo, per quell'audizione a cui presero parte, probabilmente non sarebbe rimasto. Quindi c'è sempre stato un alone di mistero intorno alla ragione per cui Enrico fosse a Roma e per quale ragione si sia trattenuto per così a lungo. Che sì, una delle ragioni potrebbe essere ovviamente la relazione con Maria, ma il modo in cui Enrico si procurasse da vivere non è mai stato chiarito. Questa persona, come dicevamo, non meglio specificata, svela a Maria che con tutta probabilità Enrico è ritornato a Venezia. Sappiamo che le sue origini erano venete, erano di questa città, ma non sapremo più nulla a questo punto, e di fronte a questo Maria deciderà di portare avanti comunque la gravidanza. Non avrebbe mai fatto altrimenti, fermo restando che all'epoca comunque non si sarebbe potuto far nulla, neanche se avesse mai voluto abortire. La gravidanza va avanti non senza problemi, perché comunque, come sappiamo, Maria lavora a fasi alterne, anche 2 lavori, come appunto maschera in un cinema e come sarta. Ovviamente potrebbero anche non essere lavori particolarmente duri, ma per una donna in stato interessante, soprattutto in stato interessante avanzato, tutto potrebbe essere abbastanza faticoso. Nonostante questo, porterà avanti la gravidanza, porterà avanti tutti i suoi impegni con la famiglia, ovviamente porterà avanti il lavoro, ma quello che più le dà piacere e soddisfazione è ovviamente quello che può fare per la sua famiglia, che presto si allargherà. Quello che con l'avanzare della gravidanza sembra farsi sempre più concreto è l'ipotesi, questo ovviamente anche grazie ai controlli che Maria farà, è l'ipotesi che stia per dare alla luce in realtà non un figlio, ma almeno 2 gemelli.
nel momento in cui viene a conoscenza di questo, certo, sicuramente molto felice, ma questo porterà poi ulteriori pensieri rispetto al modo in cui potrà, o comunque potranno, prendersi cura lei e la famiglia ovviamente dei 2 bambini. Ma questo, diciamo, è un pensiero che rimane nella testa di Maria per poco tempo. 1 o 2 o anche 3 gemelli che siano, non è importante, sono comunque figli e come tali verranno cresciuti ed amati nonostante i problemi organizzativi che sta avendo in questo momento per poter far fronte a impegni di famiglia, lavori anzi, controlli, visite, momenti necessari ovviamente di maggiore riposo, perché comunque va detta una cosa importante: Maria, rispetto a molte altre persone, a molte altre donne, nei vari controlli che farà, nelle varie visite, verrà sempre, diciamo, redarguita dai medici rispetto al fatto che è una donna più sensibile delle altre, è una persona più sensibile delle altre, perché durante la guerra si trova in una situazione poco piacevole, nella quale sta aiutando delle persone in mezzo alla strada che cercano di scappare. Probabilmente era un gruppo di giovani, possibilmente potevano essere ebrei, ma non lo sappiamo. Sta di fatto che si trova in una situazione in cui questi ragazzi stanno scappando da un gruppo di militari tedeschi. Maria in qualche modo cerca di aiutarli, forse stava cercando di dar rifugio o di farli nascondere in qualche modo. Purtroppo questo tentativo d'aiuto non va a buon fine, viene, per così dire, beccata nell'intento di aiutare questo gruppo di persone e verrà quindi presa insieme a loro. Non sappiamo poi secondo quale tipo di ragionamento o per quale fortuita circostanza verrà poi rilasciata. Sfortunatamente però in quell'occasione verrà colpita molto violentemente alla testa con il calcio di un fucile e da qui in poi svilupperà un danno cerebrale tale che la porterà a soffrire di attacchi epilettici abbastanza frequentemente, ragion per cui avrebbe dovuto lavorare meno e comunque fare più attenzione in merito allo stato interessante alla gravidanza, perché ovviamente era una donna che nel suo stato diciamo, di fragilità legato all'epilessia avrebbe rischiato per se stessa e ovviamente anche per il nascituro o i nascitori. Nonostante questo, con molta apprensione ed attenzione, porterà avanti la gravidanza e dopo 9 mesi darà alla luce Francesco e Antonio, 2 gemelli nati il 4 marzo del 1947. 2 gemelli in salute, che crescerà con tutto l'amore del mondo. I bambini cresceranno, andranno a scuola e verranno comunque ovviamente seguiti e coccolati dalla madre, dallo zio Augusto sicuramente, dallo zio Nicola per quanto possibile. Nel frattempo purtroppo mamma Rina, o in questo caso nonna Rina, non potrà sfortunatamente godersi questi 2 ragazzi per troppo tempo, in quanto nel 49, 2 anni dopo, verrà a mancare. Come sappiamo era già molto malata da tempo
e a questo punto, a 2 anni dalla nascita di Francesco e Antonio, ci lascerà. Francesco e Antonio che sin dalla nascita verranno, per così dire, ribattezzati dalla madre come Franco e Tony, e per tutta la vita saranno conosciuti da chiunque con questi due con queste due versioni più brevi dei loro nomi, con questi due soprannomi, diciamo così. Come dicevo, cresceranno i ragazzi, andranno a scuola, cresceranno sani, forti, la madre farà sempre di tutto, a volte anche 3 lavori per poterli mantenere. A questo punto sappiamo che nella famiglia, e chiaramente questo lo dico con tutto il rispetto, abbiamo da un certo punto in poi una persona in meno, perché appunto viene a mancare nonna Rina, e abbiamo questi 2 ragazzi comunque da crescere, da sfamare, da mandare a scuola, da istruire, da seguire. In molti casi chiaramente sarà Maria a fare anche 3 lavori, ad essere impegnata come potrà nel seguirli ed istruirli, ovviamente istruirli personalmente per quello che riguarda l'educazione a livello di vita, e mandarli a scuola. E chiaramente anche lo zio Augusto farà sempre tutto quello che potrà per poterli sostenere e supportare in ogni loro necessità. Arriviamo a 1954. A questo punto i ragazzi hanno circa 7 anni. E Maria si troverà nella posizione infelice di dover dare un'ulteriore notizia negativa alla famiglia. Negli ultimi mesi si renderà conto di aver avuto e di aver diversi mancamenti improvvisi che potrebbero essere correlati all'epilessia di cui soffre. Sfortunatamente però nelle ultime 2 o 3 volte in cui viene a mancare, in cui sviene, in cui ha questi mancamenti, non ha i classici sintomi dell'attacco epilettico, ma sono più degli effettivi mancamenti dai quali poi si riprende, che iniziano con dei giramenti di testa, vista offuscata, cade, si rialza da sola, non ne parla perché i primi 2 episodi in realtà succedono quando è sola, quando sta andando al lavoro o sta tornando a casa dal lavoro. In un episodio è presente anche Augusto che la aiuterà a riprendersi, a rialzarsi, ed è un momento questo in cui lei chiederà ovviamente di non dire niente ai ragazzi, anche perché insomma abbiamo questi 2 giovani molto, molto piccoli, perché comunque avevano ancora solo 7 anni e non sarebbe stato il caso di dire loro nulla fino ad aver certezza del problema, per così dire. A questo punto Maria si sottoporrà a delle visite e da qui ne verrà fuori purtroppo un tumore al cervello in stato molto avanzato. Sicuramente non sarà una notizia leggera, in primis per Maria, ovviamente, non lo sarà per Augusto, non lo sarà per Nicola, che comunque nel suo vivere, a causa della sua invalidità, nel suo vivere in un mondo suo, non ha sempre tutto chiaro nella testa, ma questa è una cosa che riesce a capire e si struggerà ovviamente per questo. I 3 fratelli quindi in qualche modo da questo momento in poi si stringeranno intorno a se stessi l'uno con l'altro, e ovviamente intorno a Franco e Tony. Sfortunatamente la malattia di Maria va avanti in maniera
molto feroce, molto, molto veloce. E non ci sarà scampo, o comunque non, purtroppo questo avverrà da lì a poco tempo. Non ci sarà scampo per Maria, nonostante le terapie, nonostante le cure, nonostante quello che i medici cercheranno di fare. Maria nel 1956 si trova in un letto d'ospedale, bloccata, ormai da diverse settimane, e i ragazzi vivono prettamente tra scuola, casa e con le attenzioni dello zio Augusto, pur potendo andare a trovare la madre, che comunque alterna momenti di grande confusione a momenti di lucidità in cui li riconosce e non li riconosce. Di fronte a tutto questo, Augusto decide un giorno di affrontare la cosa come penso vadano affrontate certe cose. Approfitterà di un momento di lucidità di Maria per chiederle cosa pensa che Augusto possa fare per questi ragazzi che in qualche modo resteranno soli. E Maria prenderà una decisione che segnerà, io penso, e l'ho sempre pensato, che segnerà i ragazzi per il resto della vita, perché in qualche modo Augusto avrebbe potuto cercare e trovare i contatti diretti con Enrico, che è il padre dei ragazzi, che ovviamente non sa assolutamente nulla di avere due figli ormai da quasi 9 anni, siamo nel 56, quindi comunque quello è il periodo. Purtroppo Maria, nonostante Augusto avrebbe potuto trovare Enrico e avrebbe potuto comunque fare uno sforzo perlomeno per avvisarlo, Maria decide che nessuno deve sapere e che quindi i ragazzi resteranno con la presenza degli zii, sì, ma non hanno, i due zii non hanno alcun potere legale, in quanto sì, è vero che sono i parenti più prossimi, ma Nicola è invalido, non in grado di badare a se stesso. Augusto è completamente lucido e in totale salute, ma non ha un lavoro fisso per poter dimostrare che potrà prendersi cura dei ragazzi. Nessuno sa perché Maria abbia fatto questa scelta. Il contrario avrebbe potuto dare perlomeno una speranza ai ragazzi, ma deciderà sul letto di morte che Enrico non dovrà mai sapere niente e Augusto rispetterà l'ultimo volere della sorella. A questo punto, legalmente, l'unica cosa che sarà possibile fare sarà togliere i ragazzi alla famiglia e chiuderli in un orfanotrofio.